Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Questa mattina parleremo delle due partite giocate ieri e della disfatta italiana in Champions tra Juve e Milan. La Juve perde 2-0 in casa del Maccabi e il Milan perde 2-0 a Milano contro il Chelsea. Due situazioni completamente diverse perché la Juve è in una situazione di squadra tra allenatore, squadra e presidenza che porta a non fare risultato. Il Milan ieri è stato completamente danneggiato da un arbitraggio da zero in pagella, secondo me. Comunque, prima di andare un attimo nel dettaglio delle due partite, come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e attivate la campanella perché è l'unico metodo per restare aggiornati e ricevere la notifica quando carico un nuovo contenuto. Detto ciò, andiamo prima in Juve, in Maccabi Juve e poi analizziamo il Milan. La Juve ieri non ha fatto la partita, semplicemente. Non si capisce se sia una cosa voluta, se è per andare a danneggiare l'allenatore o per dare un segnale alla presidenza. Io non l'ho capito. Fatto sta che noi tifosi del Napoli l'abbiamo già vissuta una situazione molto ma molto simile con il Napoli di Ancelotti e l'ammutinamento di novembre di 2 anni fa. Quando succedono queste cose purtroppo ci sono solo punti da perdere e situazioni da far andare fuori controllo. Non riesce a controllare niente più perché gestire allenatore e spogliatoio diventa una cosa difficile, soprattutto se poi deve intervenire il presidente. Sappiamo che 2 giornate fa il presidente è sceso negli spogliatoi, Agnelli, comunque per redarguire la squadra e per dare massima fiducia ad Allegri. Il punto è questo: se si dà la massima fiducia all'allenatore, ma hai comunque giocatori che ti remano contro, i risultati non arriveranno mai. Per me l'unica soluzione è mandare via l'allenatore. Mo' lasciamo stare se Allegri sia competente o meno, è scarso, è forte. Quando succedono queste cose è l'allenatore a pagare e secondo me deve pagare perché la Juve non gioca, è bruttissima da vedere e poi va prendendo sconfitte che non stanno né in cielo né in terra. Tu hai perso con il Maccabi che non vinceva una partita in Champions dal 2002, sono 20 anni che non vincevano una partita. Quindi c'è qualcosa sotto di grosso. Io non so che cosa ci sia di grosso a livello contrattuale, perché non posso pensare che sia solo un problema economico. La Juve negli anni ci ha insegnato che comunque non ha mai fatto problemi di spese, pur essendo in rosso. Cambiare l'allenatore, esonerare Allegri e prenderne un altro sarebbe un investimento intorno ai 20 milioni. E alla fine o sei in rosso di 380 o sei in rosso di 400. Secondo me cambia ben poco. Il fatto cambia se non ti qualifichi il girone di Champions, non lo passi. Fare una Champions senza passare il girone sarebbe proprio un danno economico enorme, ancora di più di come sta adesso il fatturato Juve. Perciò ripeto, se l'unica soluzione è esonerare Allegri, non capisco il perché non lo si faccia. Forse c'è qualcosa tra presidenza e allenatore che noi non conosciamo, o che io non conosco. Se voi, tifosi della Juve, la conoscete, fatemelo sapere nei commenti perché ci sono delle cose che ancora non mi spiego. Fatto sta che la Juve ieri ha giocato una partita pessima, ha preso 2 gol, il secondo anche un grandissimo gol sul primo palo, all'incrocio sul primo palo. Ovviamente l'esterno del Maccabi si accentra per fintare il tiro sul palo lungo. Si vede proprio bene nel replay. Scesni fa un passo verso il palo lungo, giusto un passettino che si aspettava il tiro lì. E invece lui la mette all'incrocio sul primo palo. E quando hai fatto quel passo, comunque non ci arriva con la mano, ci arriva giusto giusto, ma la palla si insacca. E preso il secondo gol. Sono formazioni che comunque sono ostiche da affrontare, si chiudono dietro, poi non la vinci più. Ripeto, io non riesco più a guardare partite del genere che non vengono giocate, quindi o manda via Allegri, altrimenti
non serve a niente nemmeno il ritiro. È la stessa situazione di Ancelotti con il Napoli. Andiamo in ritiro, l'allenatore non è d'accordo, quell'altro non è d'accordo, quell'altro al limite dice sì, forse è la soluzione. Cioè, se non si raggiunge una, come si dice, una soluzione all'unanimità, il ritiro non fa né bene né male, non serve a niente. Il ritiro o si fa volutamente con tutta la squadra e tutto l'allenatore, tutti quanti d'accordo, si va in ritiro e si fanno 4-5 giorni perché hanno detto che arriveranno in ritiro fino al derby col Torino. O si fanno 4-5 giorni come si deve, pensando solo a giocare a calcio ad allenarsi, altrimenti non serve a niente, diventerà un 5 giorni di vacanza e torni in campo col Torino che è sempre la stessa zuppa. Fatto sta che la Juve perde 2-0, è in crisi totale ed è in crisi comunque anche la qualificazione nel girone. Credo sia andata del tutto la qualificazione nel girone perché servirebbe solo un miracolo. Detto ciò della Juve, questa è la mia opinione, parliamo del Milan. Parliamo del Milan. A me vorrei parlare di partite giocate, ma ieri il Milan non si può parlare di partita giocata perché il fenomeno, l'arbitro che ha voluto fare il fenomeno ieri, cioè l'espulsione del Milan e il calcio di rigore non c'è. A parte che l'espulsione è una conseguenza del calcio di rigore, da regolamento ci sta, se quello era fallo c'è l'espulsione e va bene il rosso, ma io non vedo proprio il calcio di rigore. L'hanno detto tutti quanti, non è che io copio chi ha detto, che ha affermato che non era rigore, è palesemente un errore. Non c'è calcio di rigore, non c'è espulsione. Al 20° del primo tempo vai 1-0 sotto con il Chelsea su calcio di rigore, poi ti apri per poterla pareggiare, becchi il secondo, sei in 10 uomini, non la recuperi più. O almeno sarebbe servito veramente un miracolo. Il Milan ci ha provato, ma il Chelsea comunque è squadra. 2-0 si compatta e se deve portare i 3 punti a casa li porta. Perciò avrei voluto parlare di una gran partita. Infatti ieri sera aspettavo Milan-Chelsea per vedere una grandissima partita tra due squadre forti. Ed è arrivato l'ignorante di turno ad arbitrare, che poi c'è anche da considerare lo scontro Krunic-Sterling che non è stato ravvisato, ci sono tanti cartellini buttati lì così, un arbitraggio proprio da schifo. Cioè, se tu devi andare a arbitrare un big match di Champions, perché non è una partita di secondo piano, è un big match di Champions League. Non lo so che cosa gli è passato per la testa, non credo sia completamente incompetente. Però comunque ci sono tante cose che abbiamo visto il Milan ieri, ma anche la giornata scorsa in Inter-Barcellona manca un calcio di rigore a Barcellona, l'1-1 del Napoli Simeone era in fuorigioco. Ma sono due occasioni, quelle che ho elencato, che hanno favorito le squadre italiane e ieri hanno sfavorito il Milan. Però il problema principale è che non si va al VAR in Champions League. Cioè io ancora non ho visto una decisione cambiata dal VAR che era stata presa in modo non giusto in campo dall'arbitro. Cioè quel calcio di rigore devi andare al VAR a rivederlo 100 volte, non esiste, non puoi indirizzare una partita Milan-Chelsea, soprattutto in un girone del Milan che stanno tutti quanti lì. Va bene che l'altra partita è stata pareggiata 1-1 Dinamo Zagabria e Salisburgo, quindi c'è ancora speranza, il Milan le deve vincere per forza tutte e due. Secondo me è più abbordabile il Salisburgo che la Dinamo Zagabria là. La Dinamo Zagabria ha fermato il Chelsea. No, il Chelsea ci ha perso ed ha fermato 1-1 ieri il Salisburgo. Quindi devi fare due vittorie per passare il girone. Il Milan secondo me ci può riuscire, cosa che non riuscirà alla Juve perché l'abbiamo già detto. Però ripeto, a me piacerebbe parlare sempre di partite giocate, di grandissimi gol, occasioni avute, lanci di grandissimi calciatori. Se arriva un arbitro che deve fare il fenomeno,
ti ha rovinato la serata, la partita e anche i sogni del girone. Che adesso ti devi andare a giocare due partite con l'acqua alla gola e le devi vincere per forza tutte e due. Quindi si devono prendere provvedimenti, secondo me. Per me ci deve essere una... Così come la patente a punti, per esempio. Infrazione, punti via dalla patente. Arbitro lo stesso, patentino dell'arbitro, perfetto. Quanti punti tieni? 30 punti. Ogni stronzata che fai, che poi viene resa palese che è una stronzata, ti togli i punti dal patentino. Quando hai finito i punti, arrivederci, devi fare di nuovo l'esame per riprendertelo. Così forse ci pensano due volte prima di fare i fenomeni e non andare a vedere al VAR cosa è successo. Va bene che ti deve chiamare il VAR, ma tu dal campo puoi anche tranquillamente chiedere la consulenza al VAR via auricolare. E non è che si deve perdere un quarto d'ora ad ogni intervento dubbio. Puoi tranquillamente risolverla in pochi secondi. Siamo nel 2022, telecamere dappertutto, una tecnologia che ci rende tutto possibile ed è inconcepibile ancora che un arbitro possa indirizzare una partita su un canale che poi diventa difficile vincerla per il Milan. Cioè tu hai ammazzato una partita al 20°, Milan in 10, calcio di rigore 1-0 per il Chelsea e si chiude il primo tempo 2-0 perché tu cerchi di pareggiarla prima del 45°. E ovviamente la squadra che hai di fronte ha qualità. Alla prima discesa che ti apre un attimo, ti infila e si chiude la partita. Poi si sono compattati e quando la vinci più. Però ripeto, zero in pagella a quest'arbitro e speriamo che il Milan le possa vincere tutte e due per passare almeno il girone, perché almeno un paio di squadre italiane agli ottavi devono arrivare per forza. Non dico tutte e quattro perché è difficile, però Inter, Napoli e Milan ci possono ancora provare. Vedremo stasera il Napoli con l'Ajax se riuscirà a portare a casa la qualificazione anticipata. Però non dobbiamo basarci sul 6-1 dell'andata perché io vivo ad Amsterdam e l'Ajax è agguerrito come non mai per riscattare ovviamente la brutta figura fatta. Qualsiasi squadra sarebbe agguerrita dopo un 6-1 preso in casa. Detto questo, ragazzi, questa era la situazione di Milan e Juve in Champions League. Speriamo che Napoli e Inter possano far molto meglio stasera e ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!